Oggi finalmente raggiungiamo Bruxelles, la capitale del Belgio, che ha un campeggio un po' lontano dal centro, ma servito da un autobus. I biglietti per l'autobus si devono acquistare al campeggio e una volta in centro consigliamo di acquistare un ticket giornaliero per usufruire di tutti i mezzi pubblici disponibili in città. Il centro pulsante della città è la Grand Place, considerata una delle più belle piazze d'Europa. L'edificio più importante è sicuramente il municipio, un edificio molto elaborato del XV secolo, dal quale si innalza un campanile di 96 metri. Ma tutto intorno alla piazza troviamo splendidi palazzi che in passato, anche qui come a Bruges, erano le sedi delle corporazioni. Considerato uno dei simboli della città, il Manneken Pis è la piccola statua in bronzo di un bambino che fa la pipì. L'interesse per questa statua è legato ad una leggenda del passato, che narra di un bambino che con la sua pipì spense la miccia di una bomba che avrebbe distrutto la città. Attraversiamo il centro e ci dirigiamo verso il Palazzo Reale, un grandioso palazzo del 1800 usato dal re del Belgio come residenza di rappresentanza, mentre la residenza della famiglia reale si trova fuori città. Di fronte al Palazzo Reale troviamo le Parc de Bruxelles e noi approfittiamo per mangiare un panino veloce. Oggi abbiamo ancora molte cose da vedere e poco tempo. Attraversiamo questo parco e nel parco del cinquantenario troviamo il busto di Robert Schuman, che già nel 1950 propose per la prima volta la creazione di una federazione europea, che oggi chiamiamo Unione Europea. Continuiamo la passeggiata e già in lontananza possiamo ammirare l'Arcade du Cinquantenaire, costruita nel 1880 per celebrare i 50 anni di indipendenza del Belgio. In questa arcata vi sono vari musei, fra cui i musei reali di arte e storia, un museo di auto d'epoca e uno dedicato alla storia militare. Maison Coquille era l'abitazione dell'architetto Paul Coquille e la decorazione sulla sua facciata è considerata una delle più belle di tutta Bruxelles. Anche perché le figure che vi sono dipinte ricordano molto un quadro di Klimt. Oggi è un monumento protetto, visitabile in orari molto ridotti. Anche a Bruxelles troviamo numerosi murales che danno un tocco di colore alle facciate dei palazzi. Alcuni sono dedicati a personaggi dei fumetti, come per esempio i puffi, inventati dal fumettista belga Peyo, che dal 1958 divertono ancora i bambini di tutto il mondo. La costruzione della cattedrale dei Santi Michele e Gudula risale al 1200, ma ci sono voluti altri 3 secoli per vederla completata. In questa chiesa cattolica si tengono le cerimonie di incoronazione, i matrimoni e i funerali dei reali del Belgio. La Galerie Saint-Hubert è stata la prima galleria di negozi in Europa voluta nel 1847 da Re Leopoldo. Oggi le vetrine dei negozi espongono il meglio della produzione belga di dolciumi, come cioccolato, proposto in moltissime forme e gusti diversi, e anche le famosissime praline. I macarons, invece, sono dolcetti dall'origine molto antica e sono costituiti da 2 piccole meringhe con in mezzo una farcitura di crema o cioccolato. In molte varianti di colore si trovano anche i Couberdon,
delle caramelle in zucchero a forma di cono, ripiene di una gelatina morbida in tanti gusti diversi. Nel mezzo della Place de l'Agora troviamo una fontana con la statua in bronzo di Charles Bowles e scopriamo che fu sindaco di Bruxelles alla fine del 1800 e viene ricordato perché pretese che in città si parlasse sia il francese che il fiammingo. Inoltre si è battuto per la conservazione degli edifici più antichi della città, tra cui il Mont des Arts, che ancora oggi si può ammirare con le sue splendide aiuole, e il Carillon du Mont des Arts, un orologio a forma di stella con 12 punte. Le sue campane suonano alternativamente 2 melodie, una fiamminga e una francese. Palazzo Berlaymont ospita la sede della Commissione europea, che è l'organo esecutivo dell'Unione. È una torre a forma di stella a 4 ali, costruita negli anni 60 e poi restaurata negli anni 90. Palazzo Europa è stato costruito negli anni 20 e oggi è diviso in 2 parti. La parte originale del palazzo è adibito a residence ed è protetta dal governo belga come edificio di pregio. Una parte dell'edificio invece è stata restaurata e dal 2017 è la sede del Consiglio europeo e del Consiglio dell'Unione Europea. Camminando piacevolmente attraversiamo Place du Luxembourg e arriviamo a una piazzetta circondati da altri edifici moderni e dalle immagini provenienti da tutti i 27 paesi dell'Unione e dalle loro colorate bandiere. La visita del Parlamento europeo è gratuita, ma è necessario fare una prenotazione online inserendo anche i dati della propria carta d'identità o del passaporto. Ci dirigiamo subito verso l'ingresso e dopo aver esibito la nostra prenotazione con il cellulare ci viene indicato il guardaroba dove lasciare i nostri zaini e il punto di distribuzione delle audioguide. Già nell'ingresso l'audioguida ci fornisce utili informazioni sulle varie istituzioni dell'Unione e ci permette di arrivare facilmente all'emiciclo. Il Parlamento europeo ha 3 sedi, Strasburgo, Bruxelles e Lussemburgo. In questa grande sala si tengono le riunioni dei rappresentanti dei 27 paesi dell'Unione Europea, eletti ogni 5 anni dai 450 milioni di cittadini. L'audio e video guida ci ha permesso di capire meglio la funzione del Parlamento come organo legislativo e l'importanza del luogo in cui ci troviamo. Tutto intorno alla sala ci sono le postazioni degli interpreti, perché le lingue ufficiali dell'Unione Europea sono ben 24. Gli appassionati di Art Nouveau troveranno in molte città del Belgio degli edifici decorati con questo stile. Ma questo palazzo, chiamato Old England, ne è un esempio davvero magnifico. Nel 1800 era un magazzino, mentre oggi ospita il Museo degli Strumenti e della Musica, con l'esposizione di oltre 2000 strumenti musicali d'epoca. Dobbiamo prendere la metropolitana per andare verso il nord della città, per visitare la Basilica Nazionale del Sacro Cuore, la 5ª chiesa più grande del mondo.
Costruita in più di 70 anni di lavori per commemorare i 75 anni di indipendenza del Belgio, è stata completata nel 1971 ed è la più grande costruzione in Art Déco del mondo. La struttura in cemento armato è stata abbellita all'interno con un rivestimento in terracotta color ocra, che dà a questo santuario una luce calda e particolare. Costruito per l'Expo del 1958, l'Atomium è considerato il principale simbolo di Bruxelles e per questo visitato da migliaia di turisti. Come un cristallo di ferro con 9 atomi, questa struttura è costituita da 9 sfere in acciaio, del diametro di 18 metri, e collegate tra loro da tunnel che contengono le scale mobili. Dopo l'ingresso al pian terreno si parte con un ascensore verso la sfera più alta, a 102 metri d'altezza, da cui si gode una bella vista sulla città. Utilizzando le scale mobili di collegamento, arriviamo alle 2 sfere che contengono le mostre permanenti che riguardano l'Expo. E un video che illustra le fasi di costruzione dell'Atomium. Proseguiamo verso le altre 3 sfere, dove troviamo delle mostre temporanee che vengono cambiate periodicamente. Purtroppo, per motivi di sicurezza, 3 sfere non sono visitabili, ma abbiamo trovato questa struttura, che oggi ha oltre 60 anni, ancora moderna e ricca di fascino. A malincuore lasciamo Bruxelles, una città che ci è piaciuta molto, perché ha saputo coniugare bene la sua parte antica con un quartiere moderno, all'altezza della sede dell'Unione Europea.